con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Benvenuti cari amici di Smart & Healthy, possiamo dirlo Piero? Ciao Piero! Buongiorno! Buongiorno! Possiamo dirlo? Che cosa? Che questa è l'ultima puntata di questa stagione? Della prima stagione sì, non c'è mica problema. Possiamo ufficialmente dirlo. Possiamo ufficialmente dirlo, questa è l'ultima puntata della prima stagione di Smart & Healthy, iniziata un po' per gioco, non dico per scherzo, perché non è che abbiamo riso e parlato e ci siamo divertiti, vabbè, per gli argomenti che abbiamo poi tirato fuori, ma sai, quello non è colpa nostra, non è responsabilità nostra. Se abbiamo un ghostwriter di tutto, neanche di poco rispetto, di molto poco rispetto, direi. Però ci tira fuori gli argomenti così. E che vuoi? Comunque, banda alle ciance, me era venuto un ciance. E sai, sono da pochi giorni tornato dalla Macedonia, ma mi è rimasto qualche pronuncia. E quindi siamo all'ultima puntata, mercoledì 30 luglio, anche perché settimana prossima sarà agosto, quindi anzi già questa, perché dopodomani sarà il 1° agosto, ma insomma settimana prossima è agosto e noi agosto tiriamo il bandone. Esatto. Tiriamoci il bandone. Però non chiudiamo del tutto, nel senso, intanto vi ricordo i riferimenti, che sono il sito internet www.radiocentroweb.it. Ci trovate sia su Facebook che su Instagram, Radio Centro Web Official per quanto riguarda Instagram. Abbiamo il nuovo arrivato, l'ultimo arrivato su Substack, che dir si voglia, che è Onde Sonore, anche se poi dovete cercare radiocentroweb.substack.com. e niente, questo è l'ultimo arrivato. Noi manterremo gli aggiornamenti, qualcosa diremo, Piero, dal punto di vista suo in inglese, però mi raccomando, seguitelo. E niente, questo è, noi non vi abbandoniamo, ecco. Non vi abbandoniamo, riprendiamo fiato per quanto riguarda le puntate audio e video. Diciamo che facciamo un minimo di vacanza per poi ricominciare da zero. Ora, ovviamente cercheremo comunque di mantenervi aggiornati sulle perle che ci verranno proposte dai nostri ghostwriter. Vabbè, certo, quello perché esimersi da questa cosa? Perché? No, assolutamente. E poi a settembre torneremo alla seconda stagione, dai. Ma certo, perché torneremo più carichi di prima, prenderemo spunti da questa estate, da quest'agosto, che anche dal punto di vista mio non ha molto, a parte gli europei under 23 di atletica, non ha molti spunti sportivi. Sì, c'è la ripresa del campionato, vabbè, ma solite cose, ma non ci sono eventi internazionali, perché poi l'evento internazionale, perlomeno per quanto mi riguarda per l'atletica, sarà a settembre, quindi nessun problema. Da quel punto di vista noi saremo tranquilli, saremo a monitorare la situazione, quello che accadrà nel mondo e quello che viene detto, fatto, scritto, e quindi niente, tutto qua per modo di dire, tutto qua si fa per dire, caro Piero. Quindi da cosa vogliamo iniziare? Vuoi iniziare? Io direi facciamo un minimo di recap di quello che è stato questa stagione, poi fondamentalmente partiamo da lì e diamo le ultime botte. Questa prima parte è un recap, nel senso, noi ci siamo visti con Piero dopo Natale, prima di Natale, subito dopo Natale praticamente, prima della fine dell'anno. E niente, è venuto fuori, ma perché non facciamo qualcosa insieme, anche se siamo
a 6 ore di distanza, perché capite bene, c'è 6 ore di distanza tra me e Piero. Io sono siamo poco dopo le 15 per noi in Italia, e mentre per Piero sono 6 ore poco dopo le 9 del mattino. Le 9 del mattino. Si è svegliato da poco. Noi abbiamo già ampiamente pranzato, abbiamo digerito, abbiamo preso il caffè, c'è qualcuno ne ha presi addirittura 2, e quindi insomma capite bene la differenza. E abbiamo deciso, vabbè, tu sei in America, ti stai vivendo l'America da 5 anni, con tutte le problematiche che ha avuto e che ha avuto anche l'Europa, parliamo un po' di differenze. Abbiamo iniziato sotto questa linea guida, e poi però vabbè, c'è stato l'insediamento di Trump e tutte le notizie, tutte le disquisizioni di attualità collegate, e quindi noi siamo andati un po' dietro al fiume mediatico che ha creato questo individuo, e purtroppo non smetterà. No, per nulla direi, anzi più si va avanti più peggiorano le cose, però vabbè, quello Esatto. è un plus che possiamo utilizzare per portare avanti la trasmissione in determinate maniere. Ma certo, quello è. Ora, sostanzialmente le ultime sono che a quanto pare anche un pedofilo, ma va bene uguale. Non mi sorprenderebbe. No, sì, però diciamo che ora, con tanto che ovviamente non voglio assolutamente giustificare i pedofili, ma finché è una persona comune, tra virgolette, tira baralla, quando comincia a essere una persona con una certa figura pubblica, come in questo caso il signor Trump, il problema comincia a diventare un attimino più complicato. E il problema sì, è sempre dal punto di vista mediatico, perché quando è un quasi sconosciuto, sì, uno gli può andare contro. Infatti i pedofili, anche fortunatamente, in galera, nelle carceri, non hanno vita facile. Però no, è meno male. È meno male. No, per carità, assolutamente. Però sono individui sconosciuti, non hanno una visibilità nel pubblico dominio. Un presidente degli Stati Uniti ha un po' di visibilità, giusto un pochino, sì, no, proprio un pochino di visibilità. Giusto un pochino di visibilità, comunque una figura che teoricamente dovrebbe essere non un criminale, mettiamola così, perché poi non si può definire in altra maniera sostanzialmente. Di fatto sì, perché insomma uno si aspetterebbe quantomeno, benché la politica poi sia contornata dai personaggi che sappiamo, che tutti noi sappiamo e conosciamo, ma contornata da persone perlomeno un minimo, non dico tanto, poi ognuno ha i propri scheletri nell'armadio, più o meno grossi, anche una multa non pagata, però un conto è una multa non pagata, un conto è l'essere pedofilo. Insomma, sì, diventa più seria la cosa. Esatto. Quindi poi, non so come la stiate vivendo in Italia, che cosa venga detto, che cosa non venga detto. Qui la cosa è un attimino più, diciamo, stanno cercando in tutti i modi di distrarre il pubblico comune, as usual, dal fatto, con l'ultima che ha mandato in giro un filmato sul suo social Truth di Barack Obama che veniva arrestato, vuole indagare la Harris, insomma. Vabbè, sì. Io voglio sapere quanta gente c'è iscritta a questo Truth. Questa verità. Purtroppo tanta. Purtroppo tanta. Ma tanta quanta? Allora aspetta, si guarda. 1000? Perché i numeri esatti non li so. 10.000? 100.000? Vediamo, aspetta. Poi dipende, perché insomma va bene tutto, ma sai. Allora, vediamo un pochino. No, quanti sono gli iscritti
Ciao chat, quanti iscritti ci sono a Truth? Anzi, potrei anche chiederglielo anche. Tanto siamo qui a parlare, tanto siamo qui a parlare. Allora, sì. Un pochino. Allora, voglio sapere cosa mi sta rispondendo. Allora, no, io ho detto 1000, 2000. Allora, la media del 2024 è 5,6, 5,9 milioni. A gennaio 2025 erano 6,3. 6,3. Sì, stavo guardando se riuscivo a trovare qualche dato un po' più recente. Allora. Siamo qui in fermento, sì, già. Caro Piero, qui mi dà 6,59 milioni. Che comunque, vabbè. Sì, io 6,3 era un dato di gennaio, essendo a fine luglio. Ci può stare che ci sia qualcosa di in più. Sì, fine luglio ci sta. Boh. Non lo so. Sì, quando ti dicevo purtroppo tanta, sì, 6 milioni sono tanti. Comincia a diventare un buon. Dunque, la popolazione statunitense sono 300 milioni, 6 milioni sono quasi un 5%. Vabbè, insomma. No? Sì. Insomma, non è poco. Non è poco, considerato che poi sono per la maggior parte fanatici. Fortunatamente mi sono fatto fare, mentre stavi parlando, un'analisi da chat GPT. Allora, se vuoi poi ti mando anche il grafico. Allora, quello che domina ancora è Facebook, con 3 miliardi di utenti mensili. E non avevamo dubbi. Poi c'è YouTube 2005, WhatsApp con 2000, ma vabbè, WhatsApp è usato più per la messaggistica che non anche per le chiamate, per Instagram. Sì, esatto. Io in Macedonia avevo soltanto il traffico dati per internet, le telefonate a casa, e in generale l'ho fatte tramite WhatsApp o Telegram, però di fatto e Twitter 600 milioni, e Trump è in fondo alla classifica con 6,3-6,5 milioni, 0,25% rispetto a Facebook. Poi è vero anche che allora sì, sì. Sto dando anche gli ordini a chat. Fai un formato, fai il grafico più dettagliato. Seppur sia al momento ancora in una posizione abbastanza bassa, 6 milioni, come dicevi giustamente te, è tanta roba. Dipende sempre come analizzi i dati, no? Perché se fai un'analisi di mercato, un po' gli ho fatto fare io a ChatGPT, e dici, guarda, allora mi dici in assoluto rispetto agli altri social come è messo Truth, e dici, guarda, Truth è il povero dei social network. Bene, perché? Perché ha solo 6,5 milioni. Diciamo che arriviamo a 7 milioni di utenti mensili. Facebook è vero che è da 15 anni, 20 che c'è, però fa 3 miliardi, quindi vuol dire
dire, insomma, su 8 miliardi di persone nel mondo, una buona parte usa almeno Facebook. Quindi a livello anche di mercato dice vabbè, è una poracciata, che di fatto lo è. Però 6 milioni, poi a parte bisognerebbe vedere le percentuali, un po' come andiamo a vedere noi gli ascolti sull'account di Spotify, dal quale dovete seguirci e ascoltare le puntate passate. Noi andiamo a vedere da quali paesi ci ascoltano. Certo, quello che va per la maggiore è l'Italia, però ci ascoltano anche negli Stati Uniti, qualcuno in Spagna, qualcuno in Canada, quindi insomma, e bisognerebbe vedere su questo truth da che parti di mondo vengono. La maggior parte saranno americani sicuramente. Sì, ho la vaga impressione che la maggior parte, se non addirittura tutti, siano effettivamente americani, quindi da quel punto di vista lì è una cosa abbastanza a un certo punto, perché poi sostanzialmente sì, è vero che è limitato magari in un solo paese, ma quando poi vai a guardare effettivamente quanti sono gli abitanti di quel paese e cominci a proporzionarlo ai 6 milioni o 7 che possono essere di ascoltatori, di lettori che ha, comincia a dire sì, ok, però comincia a essere un numero abbastanza importante a quel punto. Sì, no, infatti. Soprattutto per l'opinione pubblica, perché se hai tutti dagli Stati Uniti, è chiaro che 6 milioni su 300 milioni che dicevi te, 6 milioni sono indirizzati, o magari qualche bastian contrario c'è e si è iscritto anche solo per parlarne male, però magari... Sì, immagino che comunque possano essere molto pochi quelli che sono in quella condizione. Di sicuro ci sarà qualcuno che magari si è iscritto anche solo per vedere quello che pubblica e per ripubblicarlo magari da qualche altra parte, però è vero anche che comunque... No, allora aspetta, mi sono fatto fare un po' di... Allora... Vedi, ho fatto, mentre te stavi parlando giustamente, io gli ho scritto a chat di farmi una statistica degli utenti di Truth, più o meno, poi non so quanto sia attendibile, però... E mi ha fatto, allora, utenti mensili attivi 6,6,3, 6,5, bene. E poi, demografia di genere, 63% sono gli uomini, 37% le donne. Dati separati indicano l'inizio però per 2024, che sono 60. È comunque abbastanza recente come cosa, non siamo ancora alla fine. Visitatori di sito truesocial.com a febbraio 2025. La maggior parte sono dai 25 ai 34 anni, che è un 20,9%, però poi c'è a ruota 35-44 con 18,6 e 55-64 con 18,2, 45-54 16,9, 10,7 proprio, o 10 che poi sono attendibili perché noi prendiamo i numeri nudi e crudi. È chiaro che se la maggior parte sono tra i 55 e i 64, il resto viene contato come contrario e basta, perché oltre il 65% aveva più di 55 anni, il 20% tra il 45 e il 54, solo l'1%, ma guarda caso, 18-24 e il 4% tra 24 e 34. Quindi sono dai 45 in su che sono più... E come dicevamo prima, secondo SimilarWeb, dicembre 2023, inizio 2024, la maggior parte sono degli Stati Uniti, Canada 6-7%, Regno Unito, Messico 2%, Germania 1,2%, gli altri paesi, insomma, la maggior parte, 84-85%, sono degli Stati Uniti. Ma diciamo non mi aspettavo niente di diverso. E poi c'è anche un discorso che insomma la dice lunga, ma questo dice il segreto di Pulcinella. L'affiliazione politica, l'88% degli utenti si identificano come repubblicani o conservatori. Non avevamo assolutamente dubbi da quel punto di vista lì, cioè. Guarda caso. Sì, poi vabbè c'è la sintesi su... Ah sì, vabbè, ok, grafico consigliato, vabbè. Sì, fammi un grafico a torta.
Sì, alla fine sono numeri che più o meno tornano, dai. Sì, buona parte degli americani, buona parte provengano dall'America, ma la maggior parte di questi sono repubblicani o conservatori, quindi della stessa idea politica di Donaldo, non Ronaldo, è Donaldo. Donaldo, sì, specifichiamo bene perché poi effettivamente diventa complicato. No, diciamo anche che sì, buona parte sono conservatori, comunque c'è da dire che una parte della sua base politica si sta rendendo conto di aver fatto una grossa cazzata ad appoggiarlo. Sì, no, vabbè, uno cerca di... Ma c'è... Ah, eccolo, ma sono andato, The Truth Social, che poi come grafica ricorda Twitter, però vabbè. Penso che l'idea di fondo sia sostanzialmente quella, mi immagino. Sì, no, ma se te ci vai, thetruthsocial.com, ovviamente non creo l'account, non abbiate paura, amici, poi ce n'ho troppi. Ce n'ho troppi di social, è bene non fare anche quello, perché sennò quanti. Insomma, però potrebbe essere, diciamo, per avere più info, più contenuti a base Trump. Guarda, bellino, c'è anche lui che gioca a golf, guarda. Sì, poi da quello che ho capito deve aver fatto anche una discreta figuruccia anche adesso in Scozia. Vabbè, strano, non avevo dubbi. Devono averlo beccato a imbrogliare sul campo da golf, per cui alla grande, mamma mia. Vabbè, ti meravigli? No, per nulla, anzi, tutt'altro. Purtroppo non mi meraviglio minimamente. Non ci meravigliamo più. No, purtroppo no. Speriamo che continui tutto sommato a darci ispirazioni per le prossime puntate, almeno possiamo andare avanti durante quella trasmissione. L'unica cosa che noi speriamo è che non abbia più potere, però quello la vedo dura. Almeno per i prossimi 2 anni e mezzo, 3 la vedo dura. Se non fanno qualcosa di più radicale, però vabbè, non diciamo niente. Noi non proponiamo assolutamente niente, se poi c'è qualcuno che ci vuole pensare, vabbè, lo penserà. Intanto pensate a come passare i prossimi minuti in pausa, noi torniamo e ci allacciamo a questi discorsi. Perfetto, ok, a tra poco. Eccoci rientrati, cari amici di Smart and Healthy, anzi io l'avrei pensato un altro nome, Smart and Trump, o Smart and Donald, perché tanto nell'attualità ci porta a parlare di lui. Potrebbe essere ancora meglio, Smarter than Trump. Donald Trump. Stupid and Trump, no, non si può dire. Non vi ho detto niente, cari amici, non vi ho detto niente. Quindi abbiamo solo suggerito. Sì, vabbè, qualcuno poi lo prenderà. E vabbè, già Trump è stato mandato a quel paese in diretta. Non che mi stupisca minimamente la cosa, anzi. No, non mi ricordo quale talk show famoso americano, ma il dal Late Night Show, sì. Late Night Show, non mi ricordo come si chiama lui, ma è stato mandato. È stato mandato da lui prima e poi da un altro suo collega, sempre in una edizione diversa ma più o meno della stessa tipologia di programma, e gliel'ha detto anche in maniera cantata, oltre che addirittura cantata. Sì, è stato veramente spettacolare. Vabbè, hanno anche ragione, nel senso che comunque lo show è stato, tra virgolette, interrotto da parte della CBS solo ed esclusivamente perché poi Paramount, che è la casa madre
doveva fare un accordo con Skydance. Sì, alla fine sono tutti Quella accordi. è stata l'unica ragione per cui è stato interrotto lo show. E ovviamente si è capito tutti che era una cosa politica e che era solo rivolta al fatto che dovevano avere l'approvazione per l'accordo da Trump. Non è che ci volesse molto. No, direi di no, ma tanto sono tutti a questo livello. Sono tutti a questo livello, sono a livello politico, anche strumentale. Poi ti dimostra anche effettivamente quanto in realtà non ci sia libertà di espressione, libertà di parola, nonostante gli Stati Uniti si autodipingano come il paese delle libertà. Sì. Poi fondamentalmente anche questo, non deve stare a prendersi in giro. Ah no, certo, sappiamo bene che... L'ha dimostrato anche lo scorso anno il voler censurare necessariamente TikTok solo perché stava facendo vedere quello che non faceva comodo al governo statunitense, tutto quello che stava succedendo tra Israele e Palestina, e per fortuna continua ancora a farlo vedere. Sì, no, infatti. Sostanzialmente anche quello che alla fine dimostra tanto di quello che sono gli Stati Uniti in questo momento. Sì, praticamente sì, caro Piero. Sì. Ti vedo abbastanza distratto. No, stavo pensando perché c'è delle controversie, nel senso si va da un estremo a un altro, ci sta da una parte quelli però è soltanto a parole, nel senso tu hai quelli pro Trump e va bene, sono a pro suo, e quindi non è che puoi sperare molto, ma quelli che sono contro sono ancora forse troppo pochi, non lo so, capito? E sembra che che poi come se lanciassero il sasso, ma poi dice no, non sono stato io, oppure no, sono stato io, però mi fermo qui, capito? Sai, Sì. allora, il problema grosso secondo me è che nella realtà dei fatti non c'è ancora, cioè non è vero che non c'è, perché l'alternativa sotto ci sarebbe, è ancora come quando si dice la spina nel sedere non fa abbastanza male, no? Ok, ci può stare, sì. E finché non in questo momento si vive ancora abbastanza bene, tutto sommato, finché non ci sono delle serie conseguenze, ho la vaga impressione che comunque ci sia ancora una sorta di rassegnazione nel dire vabbè, ma tanto dura solo 4 anni. Sì, invece sì, vabbè. Non ne sarei così sicuro, ecco, almeno per il momento. Sì, no, dura solo 4 anni, ma in questi 4 anni può fare di tutto, purtroppo. In questi 4 anni può fare di tutto, tra cui, vabbè, diciamo, per peggiorare ulteriormente la situazione. Non è detto che poi fra 4 anni non sia cambiata talmente tanto la situazione che i 4 anni non diventino poi all'infinito stile Putin, perché poi c'è da dire anche questo sostanzialmente. Sì, vabbè, voglio vedere se glielo permetteranno, poi Putin no, voglio vedere quanti anni ha Putin. Presuppongo sia quasi vicino alla 70, credo. Allora, Putin no, è 72, ne ha 52, è del 52 a 72 anni. Ho sbagliato di poco. Anzi, a breve 72. Sai, bisogna vedere se glielo permetteranno. Anche lì la dimostrazione credo l'abbiamo avuta in questi ultimi giorni con gli accordi stipulati dall'Europa per i dazi. Sì. Perché poi sostanzialmente anche lì l'Europa avrebbe potuto dirgli caro Trump vai i tuoi dazi,
come le nonne toscane vaffandomo. Ecco, esatto. Te e i tuoi dazi, e noi possiamo andare avanti tranquillamente da soli. Quindi bisogna vedere se lo permetteranno. È un parolone. Sì. Ora, prescindendo dal fatto che comunque ovviamente è tutta una questione politica, e l'attuale presidente della Comunità Europea è tutto fuorché una che ha le cosiddette, però vabbè. Intanto gli Stati Uniti avranno meno visitatori, Si spera, perché se te metti che dal 1° ottobre viaggiare negli Stati Uniti potrebbe costare fino a $250 a persona, a seconda del paese di provenienza. si spera che questo serva da deterrente, sarebbe un'ottima cosa. Però, ma la psicologia trumpiana direbbe: vedi, ho fatto in maniera che ci fosse meno gente, almeno l'overtourism è calmato. Sì, ti ricorderei anche il fatto che comunque ne risentirebbe tanto anche l'economia, e ricordiamoci che il turismo è una grossa parte dell'economia statunitense al momento. Certo, certamente. Quindi non so quanto effettivamente gli convenga fare un discorso del genere. Sì, sai. New York, i parchi nazionali, tutte le città, le grosse città tipo Filadelfia, Miami, che comunque vedono parecchio turismo. Tanti visitatori. Tutto l'anno. Sì. Lì perderebbero tanto. È un po' come tutte le città turistiche alla fine, perché anche Los Angeles, Stessa Los Angeles, sì, Orlando, sì. Con i parchi Disney, A volte. cioè non è così tanto uno scherzo. No, quello è vero. No, A volte forse prendere le facciate è il modo migliore per capire le cazzate che si stanno facendo. No, forse non le capisce, quello è il problema, però magari qualcuno, non lui, ma qualcun altro le capisce sotto di lui, al fianco suo. Praticamente, visto che abbiamo parlato di questa notizia, ora la rileggo un attimino, perché sennò i nostri ascoltatori non ci capiscono niente. Negli Stati Uniti è stata recente, quindi settimana scorsa, o 2 settimane fa, insomma, approvata l'introduzione di una nuova tassa chiamata Visa Integrity Fee, tassa per l'integrità del visto, che a partire dal 1° ottobre di quest'anno sarà applicata a milioni di visitatori stranieri. La tassa di $250 fa parte di una serie di modifiche introdotte dal disegno di legge sulla politica interna One Big Beautiful Bill, firmata il 4 luglio, poi entrata in vigore successivamente, approvata dall'amministrazione del presidente Trump, e destinata a finanziare il controllo dell'immigrazione e a contrastare gli overstay e l'overtourism. Secondo le statistiche del Dipartimento di Stato americano, nel 2024 sono stati rilasciati visti non immigranti a circa 11 milioni di visitatori. La tassa, che potrebbe essere rimborsabile, ma i dettagli non sono ancora chiari, quindi c'è una zona la vedo dura che sarà rimborsabile anche per te. Va bene, ora me lo spieghi. Si applicherà alle categorie di visto non immigranti, inclusi i turisti stranieri, viaggiatori d'affari e studenti. Cosa bisogna sapere? Questo poi spiega se andate sul sito siviaggia.it. Ora guardo di condividerla sul sito di Radio Centro Web. Però c'è anche, non si applica, a noi italiani non si applica, però anche lì se uno ha la doppia cittadinanza, su questa cosa lo frega alla grande, perché uno paga l'esta. No, in realtà sì, fino a un certo punto, nel senso, bisogna capire intanto di che doppia cittadinanza si stia parlando, prima di tutto. Vabbè, ma se io sono argentino, italo-argentino, e ho doppio passaporto,
devi avere il doppio passaporto e credo che in parte dipenda anche da dove arrivi, non solo il fatto di da dove arrivo, diciamo, di che passaporto c'hai, perché uno la teoricamente piglio larga, dall'Argentina vado in Italia e dall'Italia vado in America. È macchinosa, però la gente ci pensa, cioè se vuoi andare lì, poi non andate negli Stati Uniti, ragazzi. no, non venite assolutamente negli Stati Uniti, e tanto in questo momento non ne vale minimamente la pena, anzi Neanche da turisti. Neanche da turisti. L'ultima cosa che è venuta fuori lunedì mattina è il fatto che sostanzialmente il governo chieda che per chi vuole, per chi secondo loro ha dei soldi, tra virgolette, come si dice noi, da buttare via, può aiutare il governo statunitense a coprire il debito pubblico facendo una donazione su Venmo e PayPal. Fatela a noi alla radio la donazione, fatela a noi su Substack. Diciamo, sarebbero soldi spesi meglio. Dai ragazzi, poi magari li condividiamo e andiamo a cena insieme, ma non dateli agli Stati Uniti, dai, non vi ritorna. Ma come mai non torna indietro questi $250? No, vista appunto quest'ultima novità di lunedì mattina, non mi stupirei se in qualche modo trovassero la scusa per poi non mandarli indietro. Quello sostanzialmente non è che il fatto che abbiano detto che non abbiano ancora detto quali sono le condizioni per cui potrebbero ritornare indietro e cose del genere non è che mi faccia pensare bene, no, in effetti, cioè sì, la mancanza di informazioni. Se hai intenzione di ridarli indietro lo dici chiaramente, $250 te li do indietro se fai questo. Sì. Alla fine vuol dire che tanto indietro non hanno poi così tanto l'intenzione di ridarli, anzi. Sì, in effetti. È inutile stare a prendersi in giro. È quando c'è la mancanza di informazioni che poi vengono fuori dubbi, né più né meno. Perché tu non dai informazioni, le darai forse, casomai. No, invece volevo capire un attimino che cosa ne pensavi del fatto che siano stati, che per esempio anche questo di questi ultimi giorni sia stata negata l'ingresso alla squadra venezuelana di calcio, quindi gli Stati Uniti dovevano venire a fare un torneo e è stato negato l'ingresso. Potrebbe diventare un problema per mondiali e olimpiadi a questo punto. Allora Olimpiadi forse no perché ci sono troppi soldi in ballo e quando ci sono i soldi, purché ne arrivino, aspetta, voglio vedere. Allora Venezuela, perché l'avevo letta ma non mi ricordo che torneo era. No, Stati Uniti, no, un attimino, no, non voglio notizie. Allora sì, vabbè, avevamo paura. Venezuela, visto vietato, non me la trovo. Vabbè, ora. Allora, intanto il mese scorso Trump vieta i viaggi negli Stati Uniti da 12 paesi. Sì, ma quello ormai è diventata l'abitudine, c'è niente di nuovo da quel punto di vista. Allora, perché non me la trova? Allora, ingresso, vietato, ingresso nazionale, vietato, ingresso, vediamo. Il problema, no, ho capito, allora non era una. Allora, intanto, vabbè, perché hanno messo la foto di Trump e gioca a golf. Allora, una squadra non è di calcio ma è di baseball. Baseball, scusate. Di baseball, ok.
è stato negato il visto agli Stati Uniti e il baseball senior di quest'anno perderà la World Series, ha confermato la Little League International. La squadra di questa squadra venezuelana era prevista per la partita dopo aver vinto i campionati latinoamericani di Messico. La Little League International ha dichiarato in una dichiarazione: sfortunatamente la squadra sì, vabbè, qui sta sotto male. Vabbè, a parte Venezuela è andato a Bogotà a chiedere i visti, quindi ci sta che... Allora, vediamo un attimino, perché io ti dico... No, ok, prima è partito Sky, vabbè, quindi se avete sentito qualcosa di sottofondo era Sky. Allora, perché lui ha vietato l'ingresso in Venezuela, però secondo me è un'arma a doppio taglio, perché lui vuole limitare l'accesso, va bene, ok, vuole limitare l'accesso soprattutto per gli stranieri, a parte che del Sud America mi sembra abbia vietato solo il Venezuela, quindi cioè, non lo capisco. La Colombia va bene per tutto il problema del narcotraffico, perfetto, ok, ci sta benissimo, ci sta tutto, però è che lui rischia di creare dei precedenti e far perdere alle organizzazioni soldi. Lascia stare le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono un discorso a parte che muove talmente tanti soldi che anche le nazionali stesse avranno comunque si farà un'Olimpiade. Io ho il sospetto che verrà fatta un'Olimpiade come al contrario, come nel 1980 a Mosca, dove gli Stati Uniti non andarono negli Stati Uniti e anche altri paesi non andarono a Mosca a fare le Olimpiadi per boicottare, perché c'era tutto il discorso della verità, e quindi ci sarà una cosa al contrario, ma voluta dagli Stati Uniti, non per boicottarli, ecco. Ma sai, allora, non per boicottarli, è vero fino a un certo punto di vista, nel senso che comunque poi se te paese decidi di non partecipare perché non sei comunque d'accordo con quello che è l'attuale regime del paese ospitante, è comunque un boicottarli alla fine. Sì, se tu non vai, ma se io paese ospitante non ti faccio entrare perché non ti ci voglio, rischia di diventare forse un po' più seria. Sì, parecchio. Un pelino di più, perché insomma può sì, risultare un po' complicata la storia. Sì, ma vediamo per bisognerebbe, allora, io lo sto dicendo da un po' di tempo a questa parte, bisognerebbe che sia il Comitato Olimpico Internazionale che la FIFA dicessero: bene signori, abbiamo scherzato, e vi togliamo tutto, così perlomeno. sì. Non sarebbe male, Ma non lo faranno, non lo stanno facendo per Israele, cioè hanno messo le dazi, hanno messo il blocco delle nazionali alla Russia, ma non a Israele, e comunque non è che gli sta facendo le carezze ai palestinesi, quindi sì, anche questa io continuo comunque a non capire determinate mosse. Forse sono io, però no, sinceramente non riesco a capirle. Soldi, lo so, soldi, ma non penso che Israele sia così tanto ricco da. No, ma gli Stati Uniti con Israele è vero che hanno tutte le basi nei paesi NATO, ma senza il benestare del paese in cui è la nazione. Faccio un esempio: da Camp Darby, ok, che è a San Rossore, Pisa, o Aviano che sia, ok, sono le basi, c'è la base americana.
da lì possono lanciare effettivamente dei missili, se vogliono attaccare qualcuno, da lì lo possono fare. Ma prima di poterlo fare, devono avere l'ok del paese dove è la base, in questo caso l'Italia. E quello non verrebbe sicuramente a mancare, lo sappiamo. No, aspetta, è molto più complicata, anche perché un conto è attaccare, ma se attacchi poi devi anche tener conto delle conseguenze, perché in quel caso lì non verrebbe riattaccato gli Stati Uniti, verrebbe riattaccata l'Italia. Avendo Israele dalla parte degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno una grossa area nel Medio Oriente. Capito? Poi te li devi fare, per carità. Guarda che Israele non è poi così tanto grande, Cioè, paradossalmente sarebbe più comodo avere gli Emirati Arabi Uniti. No, gli Emirati Arabi non gliene importa niente, hanno i soldi come grandezza, per dire. No, mi interessa proprio la posizione geografica. Sei Mediterraneo, sei a metà strada tra il Mediterraneo e l'Oriente. Della grandezza gli interessa fino a un certo punto. 51esimo stato, ricordati. Sì, vabbè, anche 51esimo stato. Non è l'Italia, il 51esimo stato è Israele. Sì. Poi è vero che si parla soltanto di questo, bisognerebbe che finissero, ci sono tanti interessi che nemmeno noi lo sappiamo. Quello che ci interessa invece, così concludiamo, caro Piero, perché a parlare e ascoltare argomenti interessanti il tempo vola e siamo già alla fine, caro Piero. Quindi rimanete interessati a Radio Centro Web, a Smart Healthy, che tornerà a settembre. Vi faremo sapere, voi state collegati ai nostri social, al sito, pubblicheremo le date di ripresa di inizio della seconda stagione, come se fosse una serie TV, e va bene. Siamo una serie su Spotify e su YouTube, dai. E su YouTube, siamo una serie. Non siamo su Netflix ancora. Non ancora. Vabbè, detto questo, caro Piero, io ti ringrazio per queste 28 settimane. Grazie a te, è stato un piacere, lo sai. Che sarebbero state 29, ma una l'abbiamo dovuta saltare per motivi tecnici di quando venne fuori il blackout. Sarebbero state 29, ma va bene. Cose che capitano, ragazzi. Può stare. Non è dipeso da noi, mettiamola. No, in questo caso no. Quindi io vi lascio alla programmazione di questo mese, sarà prettamente musicale. Metteremo le repliche di tutta la stagione sul radio, quindi potete ascoltare la radio e riascoltare le repliche, o se no andate su Spotify, cercate Radio Centro Web Podcast e via via le puntate di Smart Healthy, oppure su Substack di Radio Centro Web, oppure sul sito internet podcast c'è Smart Healthy e ci saranno tutte le puntate di questa stagione. Anzi, dovrò rispostare la pagina e mettere stagione 1, perché sennò posso fare la sfida a fare le varie stagioni. Esatto. Bene, detto questo, caro Piero, io ti ringrazio e noi ci sentiamo tutte le settimane, però non andremo in onda da agosto, non andremo in onda. Buone estate, altrettanto, e ci vediamo poi a settembre. Ci rivediamo a settembre. Ciao.